Cari amici, bentornati a questo primo appuntamento dell'8ª stagione di Surfcasting Academy. Non poteva iniziare con un mare migliore, perché ci sono delle perturbazioni dopo 2 o 3 giorni di caldo torrido. C'è un mare bello, in scaduta, c'è qualche alga in giro. Al primo lancio è venuto fuori un saraghetto, quindi c'è attività. Dove siamo? Spiaggia dell'Ansedonia, zona Grosseto. Siamo praticamente ai confini tra la Toscana e il Lazio, una spiaggia famosissima, splendida, lunghissima, piena di diverse opportunità che può offrire veramente tutti i tipi di pesce che ci vengono in mente. Qui niente da fare, travi troppo lunghi evidentemente per la corrente che c'è, anche l'altro era aggrovigliato, quindi prima operazione da fare, accorciare la lunghezza dei travi e metterli in pesca in un modo migliore. Allora, abbiamo appena accorciato il trave come avevo detto precedentemente ed è arrivato un secondo visitatore. Purtroppo la taglia è quella piccolina, sono saraghetti che infestano questa zona, che è una zona che ha portato anche dei saraghi molto importanti in passato. Uno dei ricordi più belli che ho di questa spiaggia è veramente risale alla notte dei tempi, con saraghi veramente di taglia molto, molto importante. Chiaramente questi adesso sono diventati molto più rari, però è una spiaggia in grado di offrire, e lo abbiamo visto in tante puntate passate, in grado di offrire delle emozioni veramente grosse, perché ci sono i saraghi, ma ci sono orate, e abbiamo notizie di orate, ci sono spigole, e abbiamo preso diverse spigole in passato, ci sono le ceamia, insomma c'è un po' tutto. Questa è una puntata particolare, perché una fidanzata mi ha scritto chiedendo di poter fare il regalo al proprio fidanzato. Ho accettato molto volentieri. Lei si chiama Flavia, lui si chiama Federico, adesso li andremo a conoscere. Sono arrivati e passeranno una giornata di pesca insieme a noi, a Jonathan e a me, una giornata di surfcasting, e quindi un qualcosa di completamente diverso. Non abbiamo a che fare con mega professionisti, abbiamo a che fare con veri appassionati e fidanzate talmente innamorate da organizzare tutta questa cosa all'insaputa del proprio fidanzato. Quindi dopo li andiamo a conoscere. In the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. Sto innescando un BB sul long arm 0.24 in fluorocarbon. Uso l'FC403, ovviamente ormai è diventato un must non solo per il sottoscritto ma per tutti quelli che vogliono un filo veramente super affidabile. Lo monto sull'idrogene 2 pezzi che lancia 250 grammi, cerco di mettere fuori questo BB il più lontano possibile. Il mare sta scadendo evidentemente, la marea ce l'abbiamo fra circa 3 ore, intorno alle 11:30, mezzogiorno meno un quarto. Ora siamo prima delle 8 del mattino, quindi abbiamo tutto il tempo di lasciare. Prima c'è stato un evento che cerco di spiegare in questo modo perché qualcuno avrà vissuto la stessa esperienza. Ho lanciato, ho seguito il piombo che è perfettamente entrato in acqua, l'ho messo in tensione, era tutto perfetto. Ho fatto 3 passi, mi sono girato, c'era la canna dritta e il filo che sbandierava. Allora le possibilità sono 2: o si è spaccato il filo, ma strano perché era perfettamente in tensione, quella che serve per pescare. La seconda opzione, che è successa a tanti appassionati, pesce serra, che passa in quella zona, incrocia il filo e semplicemente taglia. Sembra una cosa strana, a me è già successa varie volte, è successa anche a tanti altri appassionati, quindi purtroppo se ci sono i pesci serra in giro, mi spiego anche il fatto che nei primi 5 minuti di pesca ho preso 2 saragotti, ho avuto un po' di mangiate e in questo momento non c'è più assolutamente nulla, quindi ci sono loro.
A saperlo avrei trattenuto un saraghetto per trasformarlo in un pesce serra. Adesso innesco questo bel bibi e continuiamo a chiacchierare di attrezzature, di finali, di maree e quant'altro. Dopodiché andiamo a conoscere Federico, il nostro ospite, in questa pescata di compleanno. Allora, volevamo conoscere Federico, eccolo qua, azione di pesca, un bel pesce. Cosa hai preso? Un'orata? E quindi spero sia un'orata. Questa è la canna che vi hai lanciato lontano, no? Sì, questa è quella che sta uscita un po' di più. Infatti c'è il canale qua, guarda. Ma è tutta da una parte. Ah, un bel pesce, dai, su. Ah, lombrina, volevi lombrina? Bella! Oh, la peppa! Mamma mia! Volevi lombrina? Allora va. Bravo! Volevi lombrina? Mamma mia! Hai visto? Perfetto, che gioia! Guarda roba! Allora adesso vi presento la responsabile di questa mattinata diversa, di questo filmato diverso, eccola qua, è lei che mi ha contattato, mi ha scritto una lettera molto carina chiedendomi la possibilità di pescare insieme, ovviamente sì, mancherebbe altro, ed ecco il risultato. 2 minuti fa parlavamo del fatto che cercavi lombrine. Esatto. Sei stato accontentato? Esatto. Che altro? Basta. Meglio di così. Meglio di così, bravo. Proprio contento, dai. È un bel modo Bellissimo. di festeggiare il tuo compleanno. Direi proprio di sì. Dai, direi adesso proprio continuiamo a pescare. L'hai presa con un bracciolo molto alto, molto bello, sul bibi. Un bibi. La canna che sto utilizzando è la nuova Hydrogen Orizzonte, in questo caso la versione 2 pezzi 250 grammi. Al di là delle soluzioni tecniche che presenta questa canna, quindi basso contenuto di resine, CXN per quanto riguarda il modulo su cui è costruita, sono le performance che sono importanti. È una canna da lancio lungo, è una canna che va affrontata con decisione perché è una canna capace di restituire veramente con grande energia quello che riusciamo a caricare nella fase iniziale del lancio. È una canna da mare formato, oppure per la pesca a lunga distanza, ad esempio dell'orata, come avviene in tantissime nostre situazioni, in tantissime nostre spiagge. Una 2 pezzi che richiede chiaramente una certa tecnica di lancio, non può essere sfruttata con dei lanci sopra la testa, è meglio effettuare dei lanci ground, delle leggere rotazioni, perché la restituzione dell'energia è immediata. Quindi un attrezzo che in queste situazioni di mare nettamente in scaduta, lancio lungo, si presenta assolutamente perfetta.
disponibile nella lunghezza 405, quindi 4,05 m, 225 grammi e 250 grammi per quanto riguarda il range di lancio. Il compagno ideale per l'hydrogen è sicuramente il Ceres PV8000 che ho montato, che sto utilizzando, caricato con uno 0,20, eccellente imbobinatura, perfetta, spire incrociate, una manovella ergonomica, un mulinello leggero, un mulinello adatto a tutte, il 100% delle situazioni di pesca dalla spiaggia nei nostri mari, sia con mare veramente formato che in condizioni di pesca mare calmo, lancio lungo. Grazie a tutta una serie di caratteristiche che lo rendono particolarmente fluido, facile da usare, resistente agli agenti atmosferici, quindi non basta un minimo di manutenzione per avere un mulinello assolutamente adatto alla pesca, con un rapporto qualità-prezzo veramente invidiabile. E siamo partiti stamattina con una pioggia battente che tra l'altro mi ha trovato abbastanza impreparato perché non me l'aspettavo. Ha una condizione ora di sole splendente, mare bellissimo devo dire. La marea sta salendo, speriamo ci sia, no, non ho preso nulla, qualche attività, un'attività crescente di pesce, tutto aggrovigliato, a significare che comunque c'è una grandissima vorticità e quindi bisogna assolutamente correre ai ripari e cambiare il trave, perché altrimenti non si è in pesca. Evidentemente trave troppo lungo, come al solito ne abbiamo già parlato tante volte, trave troppo lungo o troppo sottile, quindi o aumentare il diametro del finale o accorciarlo nettamente. Vedo di accorciarlo nettamente perché così veramente se no si perde tempo. Cari amici, abbiamo qui Federico che sta vivendo una giornata di pesca con noi, che è un'idea che potrebbe essere replicata anche in futuro, per cui quando esce il video sul canale YouTube, dopo che ha fatto il passaggio televisivo in Italian Fishing TV, nei vostri commenti scrivetelo, perché chiaramente possiamo benissimo avere degli amici a pesca con me, con Jonathan, condividere una giornata di pesca, non è proibito assolutamente, per cui se voi esprimete questa voglia ed è possibile farlo, mi sembra assolutamente una cosa gradita, perché non c'è nulla di segreto, così scoprite anche dietro le quinte dei filmati che facciamo. Detto questo, tu sei della zona, abiti qua alla Tolpa, mi dicevi. Esatto. La Tolpa è più là. Conosci benissimo queste spiagge, raccontaci qualcosa di queste spiagge. Allora, queste spiagge hanno la fortuna, secondo me, di avere un fondale abbastanza marcato rispetto a tante altre come la Feniglia, la Giannella, e hanno la particolarità anche di questa sabbia abbastanza granulosa, ferrosa. Sì. E io personalmente ho sempre pescato in maniera abbastanza classica in queste spiagge, insidiando, diciamo, nei periodi estivi orate, ma anche bei saraghi, belle mormore. Sì, stesso. Nel senso, osservando la conformazione si possono vedere anche determinate punte, buche, bei fondali, quindi sì, è vero. provando, battendo i fondali si possono trovare situazioni interessanti. È vero, queste sono spiagge meravigliose, da qua praticamente dall'Ansedonia che è dietro di noi a scendere fino a Montalto di Castro, si vede in fondo le ciminiere dell'ex centrale nucleare, è una spiaggia talmente ricca di settori diversi, talmente vivibile da rappresentare una specie di piccolo paradiso, anche perché la spiaggia è pulita, è bella, l'acqua è bella, è pulita e ci sono i pesci dentro, per cui amici
Questo è uno dei posti dove, al di là di chi abita in zona tra Roma e Grosseto, diciamo così, anche chi abita in altre aree d'Italia ci faccia un pensierino serio, perché nelle condizioni giuste, l'abbiamo visto con la sua splendida ombrina, e si può veramente vivere una sessione importante. La pressione di Sercastica, oggi il mare è scaduto anche troppo, però in condizioni di onda i Saraghi, questa era una spiaggia storica per i Saraghi, Esatto. storica, ma è stata storica per le Spigole. 2 o 3 anni fa raccontavo a Federico, iniziammo una serie televisiva, mi ricordo se è la 6ª edizione di Surfcasting Academy, proprio con delle pescate fatte a 400-500 metri a qua all'inizio della spiaggia, nella foce dove sfocia un piccolo canale, con Saraghi e Spigoli. Quindi cosa chiedere di più? Ho visto che con il long arm tradizionale ho recuperato sempre aggrovigliato, quindi ho deciso di cambiare, di fare lo short rovesciato e prepararne uno al volo. Allora, spezzone di filo fluorocarbon rigido 0,50, una metrata circa, perché ho visto che comunque va in pesca se lo tengo più alto. Qui effettuerò un triplo nodo portoghese, che è molto semplice, è banale a dir poco. Primo giro, secondo giro, e vedete che ogni volta entro dentro, e per una questione di sicurezza un terzo giro, rientro dentro e gradualmente chiudo questo nodo. Vedete come si è formato? Lo vado a chiudere lentamente. Il mio obiettivo è creare una pallina. Perché la pallina? Perché poi vado a prendere una girellina e chiaramente la girella andrà a firmarsi qui e da qua partirà il mio trave. Faccio un doppio portoghese sopra e quindi abbiamo visto un nodo che è un po' che non vedevamo di tecnica, un nodo molto semplice, doppio portoghese, con le dita lo modello per avvicinarlo il più possibile alla girellina in modo da creargli meno margine possibile, eccolo qua, e adesso devo andare a fare il collegamento. Per fare il collegamento eseguirò un perfection loop, anche questo molto semplice, avvolgo da una parte, avvolgo parallelamente, faccio passare in mezzo, mi trovo in questa situazione, dopodiché vado a prendere i 2 cappi e li inserisco uno dentro l'altro e vado a chiudere. Ecco qua che è venuto un cappio bello, omogeneo, resistente, ed ecco la soluzione. Ovviamente vado a togliere il filo in eccesso e a questo punto non mi rimane altro che aggiungere un bracciolo, in questo caso FC 403, ora del 24 perché c'è comunque vorticità. Quanto lungo? La lunghezza che desideriamo, in questo caso trave di 1 metro sarà un'ottantina di centimetri, ci metto un F31 di amo e il trave è pronto per essere lanciato. Ho cambiato trave, ho messo lo short rovesciato alto, ha smesso di aggrovigliarsi e immediatamente sono rientrato in pesca dopo un periodo in cui evidentemente in pesca non ero. Via! E quindi forse la soluzione per rimanere in pesca è questa: alzare i finali, pescare con lo short rovescio, che era un po' che non lo usavo, un trave che mi piace tantissimo. Andiamo a vederlo di nuovo. Abbiamo visto prima il montaggio, eccolo qua. La metrata si stende perfettamente sul fondale e rimane in pesca perfettamente con questa corrente che c'è abbastanza forte, che da stamattina ha dato abbastanza fastidio e ha creato un po' di problemi. Adesso lo rinnesco e lo rimettiamo fuori. Allora, queste sono le cose strane che capitano, no? Appena preso un saraghetto, montando la canna,
questa canna completamente immobile. Dopodiché Jonathan va ad alzarla perché io stavo facendo altro e c'è qualcosa dall'altra parte. L'accoppiata qui è Dweller, mulinello Dweller e canna Nemesea 4503, la versione surf, che lancia 200 grammi. A me piace molto perché è morbida in cima, col fatto che ha 3 pezzi di lunghezze differenti. Questo è un pesce che tira di lunghezze differenti, ha un ottimo controllo. Oh, ma no, cosa ho preso? Un pesce palla, una seppia, cosa ho preso? Non è quello che mi aspettavo, purtroppo. È un pesce che si è legato, ecco perché tirava tanto. Questo è raro da vedersi, come poverino. Ci aspettavamo un ombrino, insomma abbiamo dette tutte, vabbè. Un pesce che si lega per la coda merita di essere rilasciato. Guarda un po', che si è slamata, si sarebbe slamata nel giro di pochissimo. Schifo. Va bene, andiamo a mettere questo pesce in acqua, un po' insabbiato, mi dispiace, però intanto se ne torna a casa. Mi hai fatto credere di essere un mostro. Perfetta. Parliamo un attimo di questa Nemesea 4503, 200 grammi, canna basata su CXN, lo conosciamo, alto modulo, basso contenuto di resine, velocissima, canna estremamente piacevole. Perché? Perché appunto, come dicevo durante il recupero di questa mormora impiccata, la cima è estremamente morbida e sensibile, ciononostante le restanti 2 parti sono in grado di trasmettere molta energia nel lancio, quindi lanci molto precisi con un gesto tutto sommato molto limitato, lanci a distanza. Quindi un modello sicuramente consigliato per una pesca comoda, facile, piacevole. 3 versioni, 160, 200, 250, copriamo tutte le esigenze di pesca possibili e immaginabili. Ripeto, una canna molto facile e piacevole da usare. Unita al Dweller, che è una delle novità del 2024, potete vedere la qualità dell'imbobinamento, un mulinello estremamente fluido, 7+1 cuscinetti, un sistema anti-twist qui nell'avvolgimento, manovella ergonomica molto facile, anti-ritorno infinito, tutta una serie di caratteristiche che lo rendono un mulinello facile, molto affidabile, anche qua, adattissimo a queste situazioni. E intanto c'è un pesce dalla parte di Federico che ha preso qualcosa. Sì, è uscita una Questa è una orata seria. bella orata. Bravo, ammazza, bravissimo. Grazie. Grazie. Bella. Beh, insomma, hai fatto giornata, Direi proprio di sì. Oratona. Bravo, guarda che roba. Sì. Dai, Credo questa sia sul chilo. Abbondante. Nobilita decisamente la nostra pescata, sono contento. Grazie. Dai, stai facendo un bel compleanno. Direi proprio di sì. Allora, cari amici, siamo arrivati ai saluti finali di questa prima puntata, 8ª stagione di Sarcastic Academy. Abbiamo avuto come graditissimo ospite Federico, che ha catturato 2 pesci veramente strepitosi, bravissimo, complimenti. Grazie. Ci ha impreziosito la nostra puntata, è una giornata bellissima, devo dire. Grazie della compagnia. Grazie a voi.
ci vedremo in qualche altra occasione in queste spiagge bellissime. Lo spero. E noi cari amici abbiamo visto una situazione di mare crescente, perché adesso è salito finalmente il vento come era previsto, in realtà è salito con molte ore di ritardo, sta salendo il mare, sta diventando impossibile pescare perché i piombi volano via, stanno arrivando anche le alghe, per cui è arrivato il momento di salutarci. Io saluto Federico, saluto Flavia, la sua fidanzata che ha organizzato questa bellissima giornata, e noi ci vediamo al prossimo appuntamento Surfcasting Academy. Grazie. Ciao ciao ciao. Ciao ciao.